Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia. Ciao e grazie mille per aver aperto questo video. Oggi vi invito a seguire in questo video velocizzato la colorazione che ho fatto di una mappa mentale che ho realizzato negli ultimi giorni. L'ho realizzata dopo aver guardato la puntata di Sereno Variabile dedicata alla mia amatissima Tropea. Tropea, se non lo sapete, è il paese in cui io sono nato e vissuto per più di 33 anni e ovviamente adesso non è che abiti lontanissimo, perché adesso abito a 4-5 km e ovviamente ritorno sempre a Tropea perché lì ci sono tutti i miei affetti e i miei interessi. Tropea è un bellissimo paesino che si trova sulla costa, il cui simbolo è proprio questo santuario che si trova su quella che noi chiamiamo l'isola, ma in realtà attualmente non è un'isola, è una penisola, è attaccata alla costa, ma anticamente lo era. Tropea offre tantissime possibilità, tra cui quella di volare, perché ovviamente ci sono dei servizi per i turisti che permettono di volare con un paracadute partendo direttamente dal mare o addirittura di volare su un canotto che si solleva partendo dal mare. E questo è uno dei servizi che potrete vedere durante questo episodio di questa puntata di Sereno Variabile, che spero che sia disponibile anche internazionalmente dal sito internet della RAI italiana. Ma Tropea è anche mare, delle coste bellissime, delle spiagge bellissime, dove potete stare sdraiati con i vostri ombrelloni, i vostri teli mare, e ovviamente ci sono anche delle grotte nelle quali potete passare i momenti più caldi della giornata per poi andare a farvi il bagno. Tropea è anche mangiare bene, perché abbiamo dei prodotti molto buoni come la cipolla e il pesce che viene pescato freschissimo. Io mi sono divertito a disegnare Filippo il Grande, che è il proprietario dell'Oasi, ma nel video vengono citati anche altri ristoranti come quello di Nino e Marcella, nel quale vengono fatte vedere delle ricette veloci e buonissime che vengono offerte ai clienti del loro ristorante. Ovviamente una delle caratteristiche delle persone di Tropea, almeno della maggior parte, è quella di offrire una grande ospitalità, perché Tropea e i tropeani vogliono proprio lavorare con i turisti e con le persone che vogliono scoprire questo piccolo paese che si trova nel sud Italia. Tropea ovviamente non è solo mare, volare, mangiare e ospitalità. Tropea è anche arte, perché ci sono alcune persone che si occupano di creare qualcosa di nuovo, come per esempio un bravissimo artigiano che raccoglie dei legnetti che il mare lascia durante l'inverno per poterli riciclare e creare delle piccole opere d'arte con il tema mare. Poi c'è anche un bravissimo scultore, Carratura, che realizza direttamente in pubblico delle sculture molto particolari. Ovviamente è possibile fare delle escursioni in barca grazie ai servizi che vengono offerti da diverse imbarcazioni, tra cui quella di Capitan Paolo, che è uno dei più famosi della zona. Abbiamo potuto vedere Capitan Paolo sulla sua barca insieme a un suo assistente in questo video, e ovviamente lui ha parlato dei posti più belli che si possono vedere nella costa tra Tropea e Capo Vaticano. Tropea è anche terra di miti e di storie che ci sono stati raccontati in modo molto interessante dall'archeologo Dario Godano, il quale ci ha parlato anche del mitico fondatore di Tropea, che è Ercole, di ritorno da una delle sue 12 fatiche, e ci ha parlato anche di questa mitologia collegata anche al fatto che dalla costa di Tropea, da Tropea, si possono vedere le isole Eolie e anche il vulcano Stromboli con i suoi tramonti mozzafiato. Le tradizioni di Tropea sono collegate ovviamente a tantissime credenze popolari, come per esempio quella del malocchio. Abbiamo avuto la possibilità di vedere come si faceva fronte al malocchio grazie a queste maschere che ci sono nei portali in giro per il paese di Tropea, e anche un rito particolare che le donne anziane
svolgono per poter mandare via questo malocchio, che è stato rappresentato in modo molto simpatico e particolare dal gruppo folk e dalle chiazzarole di Tropea, che mi sto divertendo adesso a disegnare e a colorare in particolare. Tropea è anche ricca di personaggi che ci sono vissuti, personaggi che hanno passato il loro tempo oppure che hanno deciso di ritornare e di passare la loro vecchiaia a Tropea, come l'architetto Giffone, che ha vissuto e ha avuto un grandissimo successo internazionale e adesso vive a Tropea. Ovviamente non ho avuto purtroppo la possibilità di disegnare il fatto che ci sono tantissimi matrimoni e ci sono dei fotografi molto simpatici come Carone, che viene presentato in questo video. Tropea è qualcosa di stupendo che tocca il cuore e fa venire voglia di venire qui. Questo è quello che ha detto Osvaldo Bevilacqua in chiusura di programma ed è quello che vi invito a fare. Venite a Tropea. Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.